Ciao, è lieto di trovarti finalmente al primo appuntamento personale per aiutarti a fare il tuo autoritratto preventivo per una continuità di successo della tua impresa. E per prima cosa ti parlerò del cosiddetto filtro o di quella che abbiamo battezzato coesione verticale, cioè della verifica se c'è concordanza fra chi vorrebbe trasmettere l'impresa e chi potrebbe eventualmente riceverla o comunque su che cosa si vuole fare dell'impresa. Per esempio, l'auspicata trasmissione in famiglia, cosiddetto vero e proprio passaggio generazionale, oppure una trasmissione a terzi o una vendita o anche altre vie d'uscita. Tante sono le vie di evoluzione, ma spesso queste possono essere chiare solo dopo che si è cominciato a lavorarci. Quindi l'essenza di questo contenuto è purtroppo l'incertezza e anche una certa dose di ambiguità. E per darti un flash delle radici di questa incertezza e ambiguità, ti racconteremo al solito una storiellina connessa con un aneddoto reale. La storiellina è quella di un parroco di campagna che aveva addestrato 2 pappagallini a dire il rosario quando alle 5 dall'orologio a muro usciva il cucù. Un giorno, andando al mercato, trova una pappagallina della stessa razza, l'acquista e la mette nella gabbietta. Quando alle 5 esce il cucù, uno dei 2 pappagallini si mette a dire il rosario. L'altro lo guarda sbalordito e gli chiede: «Ma cosa fai?» «Ma non vedi? Prego». «Preghi? Ma non vedi che è arrivata?» Ecco, questa storiella mette a fuoco le 2 diverse visioni fra le 2 figure. Da un lato c'è l'abitudine, dall'altro lato c'è un'idea di sostanza, se vogliamo di valori. Questa storiella la raccontai proprio al Politecnico di Milano, ad un incontro che tenni fra senior e junior. C'era un senior che, ritenendo evidentemente il proprio figlio un po' un pelandrone, pretendeva che andasse a lavorare ogni sabato e a questo scopo gli fissava degli appuntamenti che non si sarebbe potuto perdere. Ecco, io ero contrario a questo perché ritengo che una cosa siano le abitudini e quindi, se vogliamo, le procedure. Un'altra cosa invece i valori. Se io ho promesso a un cliente di portargli un lavoro per il venerdì, il sabato, sulla carta almeno, posso anche andare a sciare. Se invece siamo d'accordo che devo consegnare per lunedì mattina, se è necessario mi faccio anche la notte pur di rispettare l'impegno. A riprova di questo concetto ti dirò che dopo alcuni anni venni a sapere che lo junior era stato un ottimo continuatore e in questo modo smentì le previsioni non così positive del padre. Che cosa ci dice questo? Che col tempo si può capire quale possa essere l'evoluzione migliore per il singolo caso di trasmissione di impresa. Abbiamo voluto deliberatamente citare un caso al positivo, ma potrebbe anche succedere che sia il caso di pensare invece ad una vendita, ad una fusione, ad una alleanza, al limite ad una scissione, tutte vie attraverso le quali si può arrivare a una transizione dell'impresa. Nella peggiore delle ipotesi potremmo anche pensare ad una chiusura dell'impresa stessa, ma purché sia una chiusura pilotata e non una chiusura subita perché non abbiamo saputo governarla. In questa pillola, come nelle prossime legate ai singoli fattori critici, nello Short Kit Brunello troverai una domanda. Se sei ok, bene, vai tranquillo, vuol dire che hai capito e puoi quasi gettare la domanda dietro le spalle e proseguire. Se ritieni di essere in una situazione intermedia, comincia subito ad avere le antenne alte e a tenerle come tali, perché la situazione è delicata. Se hai dei dubbi più forti, sinceramente il consiglio è: cerca qualcuno dall'esterno che ti aiuti a vedere le cose non tanto sotto un profilo quasi emozionale, o vorrei definirlo viscerale, bensì il più razionale possibile, perché questo ti consentirà di governare anziché essere in balia dei venti che soffiano sul mercato.